Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione su Microsoft Planner in cui andiamo avanti con gli argomenti che vedi qui nel mio piano planner per realizzare questo corso e in questa lezione ci occuperemo della creazione dei tags. Prima poi di passare alle ulteriori sezioni che riguarderanno l'approfondimento delle singole applicazioni per gestire al meglio il piano Cardiology Congress, ci occuperemo di questi altri due punti che mi sono venuti in mente. Come vedi, rispetto al programma iniziale sto aggiustando il tiro, però lo sto facendo in maniera organizzata perché mi sono dato quel programma iniziale ben strutturato e così devi fare anche tu se vuoi utilizzare bene Planner e organizzare bene un'attività lavorativa non soltanto riguardo all'organizzazione di un evento congressuale. Faremo un passaggio sull'organizzazione di ulteriori links. E come hai visto, in alcuni ambienti abbiamo introdotto dei link che rimandano ad altri. Faremo un giro su tutte le applicazioni e vedremo di collegarle ancora meglio. E poi ci occuperemo di vedere a livello generale quali sono i ruoli all'interno delle singole applicazioni di Office 365, quindi vedendo cosa si può fare per la condivisione dei file e delle cartelle in base a quelli che sono i ruoli all'interno delle singole applicazioni. Lo faremo a livello generale perché poi quando entreremo nel dettaglio delle singole applicazioni nelle sezioni successive ci occuperemo in maniera specifica di questo argomento. Quindi per quanto riguarda la lezione attuale, la creazione dei tags. Io come al solito vado sul piano Cardiology Congress dove ho riportato anche questo argomento e come vedi facciamo una breve parentesi, non ho riportato solo questo argomento, ho definitivamente scritto tutto quello che avevo scritto in quel file delle lezioni iniziali sull'organizzazione del congresso. L'ho riportato nel piano a livello di attività, quindi nella fase precongressuale, nella fase congressuale. Ho previsto un'ulteriore sottofase della fase congressuale che è l'evento di gala, la cena di gala con cui si chiuderà l'evento e la fase post-congressuale, andando a trascrivere tutti quegli argomenti che avevamo visto, così ora li possiamo gestire al meglio e poi nelle sezioni successive, quando andremo ad approfondire le applicazioni, le altre applicazioni di Office 365 per gestire bene questo piano ci faranno comodo per entrarci dentro, per metterci degli allegati, per scriverci delle cose ulteriori, per fare ulteriori collegamenti tra tutti gli oggetti per organizzare bene questo evento congressuale. Poi ti faccio notare che, come abbiamo visto anche nelle lezioni precedenti, adesso possiamo gestire tutto da Microsoft Teams. Ecco, il piano su Teams ci si presenta perfettamente come in Planner e in Teams sono andato a fare una cosa ulteriore, cioè sono andato a creare un canale per ogni attore, per ogni categoria di attore dell'evento congressuale. E come vedi ho creato tutti i canali privati, qui c'è il lucchetto, perché io voglio che all'interno di questi canali i contenuti in termini di condivisione di file e di messaggistica siano visti soltanto da chi fa parte di questi canali. Quindi da Teams possiamo gestire tutto, possiamo gestire il blocco note, anche sul blocco note ho riportato tutte le attività, come poi vedremo anche nella sezione dedicata a OneNote, possiamo raggiungere OneDrive, possiamo raggiungere subito il sito SharePoint. Quindi dicevo i tag. Ho aperto Teams non soltanto perché da qui, da questo momento in poi potremo gestire tutto e potremo arrivare in qualsiasi parte degli altri oggetti di Office 365 per gestire il piano, ma perché è qui in Teams che si costruiscono i tags. Tag vuol dire etichetta, quindi quando andiamo a mettere un'etichetta su qualcosa vogliamo contrassegnare quell'oggetto per dire che quell'oggetto esprime un concetto. Ovviamente i tags saranno dei contenitori di persone, quindi di membri o ospiti dell'organizzazione, che potranno essere velocemente e rapidamente richiamati per organizzare al meglio la nostra attività lavorativa. E ci sono dei tag, come hai già visto nella lezione
di presentazione delle diapositive che vengono creati di default da Office 365, quindi tutti i gruppi Office 365 che abbiamo creato sono dei tag. È un tag anche l'ambiente generale di Cardiology Congress, quindi il gruppo Office 365 che si chiama Cardiology Congress, dentro al quale abbiamo messo tutti i membri di questo evento. E poi però ci sono dei tag che possono essere costruiti in maniera trasversale, perché ci può far comodo costruire un tag anche tra soggetti appartenenti a categorie diverse per richiamarlo appunto velocemente nei messaggi sia di gruppo sia individuali, e anche nella posta elettronica quando andiamo a scrivere un messaggio in Outlook, ma non soltanto in Teams e in Outlook, anche in SharePoint quando per esempio andiamo a commentare un post, o anche in OneDrive quando andiamo a condividere un file e dobbiamo dire con chi lo dobbiamo condividere, con chi lo vogliamo condividere, che può essere non soltanto una persona, ma può essere il tag di un gruppo Office 365 o di un tag che abbiamo costruito. Quindi, detto tutto questo a livello concettuale, vediamo semplicemente come si costituisce un tag. Quindi se io vado qui in post, se voglio scrivere un messaggio, questo l'abbiamo già visto, io vado a scrivere cardiology, ecco che mi si presenta subito l'opportunità, per esempio, di poter scrivere a tutto il team, quindi a tutte le 45 persone che sono dentro a questo team, oppure potrei richiamare solo questa persona e così per altre categorie. Dicevo però che i tag si possono anche costruire appositamente per raggiungere dei risultati comunicativi. Quindi andiamo qui generale, nel canale generale, clicchiamo sui puntini e clicchiamo su Gestisci tags. A questo punto, come si può vedere, qui non è stato creato nessun tag, quindi per ora abbiamo soltanto i tags che Office 365 ha generato automaticamente. Se ne vogliamo generare uno, poi tu genererai tutti quelli che vorrai, anche esercitandoti. Quando in fondo a questo corso poi con tutti questi altri piani ti creerò degli esercizi per andare avanti nell'apprendimento di questo strumento. Noi ne andiamo a creare uno per farti vedere come si fa. Quindi clicco qui su Crea Tag, vado a dare un nome a questo tag, semplicemente diciamo name, description, e a questo punto vado a inserire le persone. Per esempio, io voglio inserire una persona che fa parte dell'agenzia che organizza l'evento, voglio inserire una persona che fa parte del catering e voglio inserire anche una persona che fa parte dell'hotel, perché per esempio mi potrebbe far comodo, visto che durante il congresso in questo hotel si tiene un pranzo, mi può far comodo scrivere direttamente all'operatore dell'agenzia che si occupa dell'organizzazione di quel pranzo, al catering che dovrà fornire questo servizio e all'hotel dove si svolge il pranzo. Tag che non esisteva precedentemente, perché abbiamo visto che Office 365 li aveva creati soltanto per i gruppi Office 365. E quindi abbiamo detto che si chiama semplicemente name, andiamo a crearlo e una volta creato vediamo che ci sono 3 membri. E adesso se noi andiamo nel canale generale in post e richiamiamo in una conversazione anteponendo la chiocciola name, vediamo che possiamo scrivere subito a questo tag. Quindi te lo faccio rivedere, antepongo la chiocciola, scrivo name, cioè il nome che abbiamo dato al tag. Come vedi c'è il catering, c'è l'hotel e c'è l'operatore dell'agenzia che organizza l'evento. Io cliccando qui sopra clicco e ottengo la scrittura automatica del nome del tag, e a questo punto io, inviando un messaggio, qui scriverò il
testo del mio messaggio, qui potrò inserire degli allegati e tutto quello che voglio e a questo punto cliccando qui io avrò scritto al tag. Cosa significa che ho scritto al tag? Che queste tre persone, l'operatore dell'agenzia che organizza l'evento, l'operatore del catering e l'hotel, hanno ricevuto immediatamente questo messaggio e con un messaggio soltanto ho raggiunto tutte le persone che volevo raggiungere per comunicare questa cosa importante relativamente a quel pranzo. Quindi hai visto come è semplice, se ne possono creare tantissimi anche all'occorrenza e quindi diciamo che questa lezione molto semplice può terminare qui e ti aspetto alle prossime due lezioni dove chiuderemo il cerchio di questa fase in cui abbiamo messo in collegamento tutte le applicazioni Office 365, costruendo ulteriori link, andando a vedere a livello generale come si possono condividere i file e le cartelle, quali sono i ruoli delle persone all'interno dell'organizzazione. E dopo aver fatto quello ci addentreremo nell'approfondimento delle funzionalità delle singole applicazioni, ovviamente per gestire il nostro piano Cardiology Congress. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!